Salve amici di PoBoy e benvenuti in questo nuovo video. Con il video scorso abbiamo visto come si effettua una cottura diretta, cioè praticamente come si fa una semplice grigliata. Adesso è arrivato il momento di debuttare, quindi andare al battesimo del fuoco e cucinare la nostra prima bistecca. Come la facciamo? La facciamo con il carbone ardente sul grill? No, la facciamo in casa utilizzando una semplice piastra in ghisa o una padella in ferro. Perché vi consiglio di cuocere una bistecca in casa ai ferri? Perché sostanzialmente dobbiamo capire dei concetti base che sul grill non abbiamo la possibilità di comprendere appieno, perché ci sono troppe cose da gestire. Quindi si parte cuocendo una bella bistecca ai ferri in modo da capirne tecniche di cottura e capire qual è il tempo giusto per toglierlo dal fuoco. Partiremo con 2 tagli di entrecot, di quelli economici ma non tanto, quindi ne cuciniamo di meno mantenendo comunque la qualità, così se sgarriamo con la cottura limitiamo i danni economici. Il giorno prima di cucinarla faremo un dry brining. Che cos'è? È una salamoia a secco fatta solo con il sale, quindi per 24 ore la terremo in frigorifero all'aperto, salata, in modo da farla asciugare un po', da farla perdere un po' di liquido. Fatto il dry brining per 24 ore, la tiriamo fuori dal frigorifero un'oretta prima di cucinarla, in modo da farla prendere quella temperatura ambiente che più o meno è tra i 18 e i 20 gradi, in modo che al cuore salirà più rapidamente alla cottura. Ricordiamoci che prima di avviare il dry brining la bistecca va asciugata con un panno carta senza schiacciare la bistecca. Quando la tiriamo poi fuori dal frigorifero, nell'oretta di riposo prima di cucinarla la avvolgiamo in un panno carta in modo da assorbire ancora eventuali liquidi, stando attenti di cambiare la carta ogni volta che si zuppa. Visto lo spessore di queste entrecot, la cottura qui è molto veloce, più veloce del solito. Perché? Perché è sottilissima, quindi al cuore di questa bistecca la temperatura arriverà subito ai gradi, parliamo proprio di secondi, dobbiamo stare proprio con il termometro a portata di mano. Poi con la praticità riusciremo addirittura a cucinarla ad occhio senza usare il termometro. Quindi queste 2 entrecot le cucineremo in 2 modi diversi: una con la piastra in ghisa, dove l'entrecot sarà spalmata con dell'olio d'oliva, l'altra sulla padella di ferro, dove l'entrecot troverà un cucchiaino di burro sciolto all'interno della padella. Metteremo a confronto le 2 cotture, vedremo le reazioni di Maillard a seconda del tipo di cucina che abbiamo usato per cucinarle, e in più poi dopo andremo ad assaggiarle. Quelle purtroppo il sapore non posso mostrarlo, però posso descrivervelo. Quindi azione, partiamo dal giorno prima e quindi vediamo tutti i passaggi. Allora, abbiamo preso della simpatica entrecot provenienza Polonia, 9,40 € per 324 etti a 29 € al chilo, 3,70 € l'uno. Io penso che sia un buon prezzo. È un entrecot di scottona, sta a significare che è una femmina giovane di 2 anni che non ha ancora partorito. C'è una giusta marezzatura, quindi stiamo parlando di una carne, secondo me, di una discreta qualità. Adesso la trattiamo e la andiamo a cucinare. Prima operazione importante, vedete sono bagnate, dobbiamo asciugare la carne, poi le andiamo a salare avanti e indietro. Una volta salate le andiamo a preparare per il frigorifero. Un piatto sotto per contenere eventuali liquidi che goccioleranno e sopra ci andiamo a mettere, questa è una grata del fornetto, in modo che non sta a contatto con la superficie del piatto, quindi non si farà la pozzanghera dei liquidi della carne, gocciolerà
e il frigorifero tranquillamente evaporerà tutta la carne. Sembra abbastanza asciutta, evidentemente il frigorifero ha fatto evaporare tutta l'umidità. Allora cosa faccio? La tiro un po' fuori prima di cuocerla e la avvolgo nella carta, così se dovesse perdere ancora liquido viene assorbito dalla carta. Già sta uscendo del liquido, quindi cosa faccio? Vi do un doppio strato di carta. Allora si comincia con la preparazione della console. A sinistra abbiamo messo la piastra in ghisa che già sta scaldando, a destra lo accenderemo dopo perché scalderà prima. Abbiamo la nostra padella in ferro, non chiedetemi perché non c'è il manico, è una lunga storia. Qui abbiamo preparato il termometro con le due sonde che andremo a monitorare effettivamente la carne in cottura in modo da girarla nei tempi giusti. Nel frattempo che si riscalda la piastra in ghisa, noi andiamo a prepararci le nostre due entrecot. Nel frattempo ci prepariamo un tagliere dove un foglio di carta alluminio per proteggerla, per farla mantenere il calore durante la fase di rest. Andiamo a vedere che sostanzialmente io già ho cambiato un paio di volte la carta, comunque la carta si è ancora inumidita, quindi diciamo che ha fatto il suo lavoro. Andiamo ancora ad asciugarla. Andiamo a ungere le nostre due entrecot con dell'olio d'oliva. Io uso un pennello per avere una distribuzione più uniforme e sottile dell'olio sull'entrecot, potete farlo anche a mano, non è un problema. E spezie facoltative, questo è un mix di sale, aglio, sale di cervia, aglio e rosmarino. Questo serve per dare un tocco di sapore in più alla nostra carne. Certo, chi vuole sentire in assoluto il sapore della carne, consiglio di non mettere alcuna spezia, né aglio né rosmarino. Bene, pronte le nostre fette, le vado a sondare con il termometro, stando attento di cogliere il centro della carne. Sono fettine molto sottili, quindi bisogna stare attenti a non bucarle e poi uscire dall'altra parte, altrimenti ci dà la temperatura della padella. Temperatura interna delle nostre fettine sono 29 e 19 gradi. Via al debutto quella con il burro, via al debutto quella sulla piastra in ghisa. A 35 gradi giro, tolgo la sonda e giro, guardate la reazione di Maynard, e anche di qui la sonda non è andata, giro. Vado a sondare anche di qui. Questa è cotta, via. Questa è cotta, via. Metto la carne sulla grata di ferro e poi vado a coprire per il famoso rest. Bene, scoperchiamo dopo il riposo. Andiamo a vedere che la fettina cotta al burro ha fatto una reazione di Maillard, sicuramente senza i Grill Max, ma comunque all'esterno sembra molto più croccante, mentre quella in ghisa è sicuramente tenera, ha fatto i famosi Grill Max. Eccoli qui. Andiamo a
al taglio. Andiamo al taglio di quella cotta a ghisa. All'interno la cottura giusta e al sangue. Una carne di qualità, sapore rustico, veramente buono. Tenerissimo, si scioglie in bocca. Andiamo all'assaggio di questa qui cotta al burro. All'interno guardate com'è, roseo, la temperatura, la cottura all'interno è perfetta, esternamente buonissima lo stesso, il sapore del burro non si sente assolutamente, esternamente ha una crosta più croccante, più croccantina, mentre quella fatta sulla piastra in ghisa è un po' meno croccante. Le cotture sono andate bene grazie al termometro che abbiamo usato, le abbiamo tolte a una temperatura di 52 gradi, quindi al sangue all'interno ma non sgocciolanti. Il gusto della carne era quello che mi aspettavo per quanto le ho pagate, quindi era un buon gusto della carne, posso dire che non era cattiva. Erano tutte e due succulenti all'interno e presentavano un esterno della reazione di Maillard diversa. Per la cotta sulla ghisa sicuramente si sono visti i grill marks molto evidenti, ma ha avuto una reazione di Maillard inferiore all'altra. Però ha donato alla carne un gusto più rustico, perché evidentemente la bistecchiera in ghisa, usando i suoi righini all'interno, gli spazi con i grassi della carne in evaporazione, hanno dato un sapore più somigliante alla griglia, alla brace della carbonella. Quindi si è sentito il sapore della carne esaltato da questo gusto rustico che ci ha dato la piastra in ghisa. La padella in ferro ha donato meno sapore di rustico, ma ci ha dato una reazione di Maillard più decisa, più compatta su tutta la superficie della carne, lasciando comunque un sapore particolare alla nostra carne, sicuramente meno sapore rustico, ma più sapore naturale della carne. In entrambi i casi, dopo la cottura, sia il sapore dell'olio d'oliva sia il sapore del burro non hanno nessuna influenza, oppure è proprio minima, si sente proprio pochissimo. La stessa cosa usando un pizzico di rosmarino in polvere, un pizzico di aglio in polvere, diciamo che non hanno molto influenzato il sapore della carne, anzi l'hanno esaltato. Bene, provate anche voi a cucinare due entrecot, due costate come vi ho fatto vedere io. Se non vi riesce al primo tentativo non vi scoraggiate, ripetete fino a quando non avrete il risultato che a voi vi soddisfa di più. Grazie per aver visto anche questo video, vi auguro un buon appetito. Non dimenticate di iscrivervi al canale.